Ciao a tutti, io mi chiamo Federica e sono un'egittologa che lavora al Museo Egizio e oggi volevo mostrarvi come produrre un vostro amuleto. L'amuleto è un oggetto magico che veniva usato nell'antico Egitto per proteggere sia i viventi che i defunti e in particolar modo vi parlerò dello scarabeo. Allora, sapete che lo scarabeo è un simbolo molto diffuso nell'antico Egitto perché era legato all'idea della rinascita, della nascita, che sapete essere molto importante perché gli egizi credevano che dopo la morte ci fosse una nuova vita in cui appunto rinascere. Questo era dovuto a una particolare caratteristica dell'animale. Non so se lo conoscete, è un piccolo animale che ha l'abitudine di muovere una pallina di sterco con le sue zampette e gli egizi, che erano dei grandi osservatori della natura, avevano associato a questo movimento il percorso dell'astro solare. E quindi per questo era legato appunto alla nascita del sole, quindi all'idea appunto di nascita, di nuova vita. Tanto è vero che la stessa divinità legata al sole nascente, Khepri, era appunto una divinità che aveva il corpo umano e la testa di scarabeo. Era, come dicevo, un oggetto magico che proteggeva sia i viventi, quindi poteva essere utilizzato in vita, per esempio come sigillo, oppure per celebrare, per raccontare un evento importante. Per esempio, tra questo tipo di scarabei, quelli più famosi sono quelli del faraone Amenhotep III, che racconta sia del suo matrimonio oppure di una famosa caccia di leoni, oppure erano messi tra le bende del defunto per aiutarlo appunto a rinascere a una nuova vita. Ora vi farò vedere come potete produrre il vostro scarabeo portafortuna a casa. Il materiale è molto semplice, vi basterà un po' di pasta da modellare e dei bastoncini possibilmente appuntiti. Io per esempio uso quelli che si usano in cucina per preparare gli spiedini. Per non sporcare poi vi consiglio di usare un po' di plastica o una tovaglia di plastica da appoggiare sul tavolo. Prendete un po' di pasta da modellare della dimensione di cui volete fare il vostro scarabeo. Io vi consiglio di farlo un po' grandicello. Ok, lavoratelo con le mani, con i palmi e fate una bella pallina cercando di fare in modo che non ci siano crepe. Quando la vostra pallina sarà pronta, vi serve il pollice e il dito medio. Mettete la pallina tra queste due dita e schiacciate leggermente in modo tale da dargli una forma più allungata. Dopodiché dovete abbassarvi e appoggiare la pallina sul tavolo con un po' di forza, così. In questo modo una delle due parti sarà piatta. Appoggiandolo sul tavolo potrete decorarlo con più facilità. Iniziamo a disegnare la testa, semplicemente disegnando una linea orizzontale, quindi questa zona davanti sarà la testa, e poi continuiamo con una linea verticale, una sorta di T, per identificare invece le due ali dell'animale. Quindi abbiamo testa e le due ali. Passiamo ora alle zampe, quindi prendiamolo sul lato e disegniamo 3 zampe da una parte, una specie di triangolo, e 3 zampe dall'altra. A questo punto il vostro scarabeo è pronto. Dovete sapere però che spesso gli scarabei hanno nella parte piatta un'iscrizione, ovviamente un'iscrizione in geroglifico. Quindi potete scrivere anche voi su questa parte piatta e per esempio iniziare il vostro nome. Qui vi sto mostrando i segni geroglifici che corrispondono a un suono, i cosiddetti monolitteri. Andate a cercare quello che corrisponde al vostro nome, per esempio nel mio caso io mi chiamo Federica, quindi la lettera F corrisponde alla vipera cornuta, un serpente molto velenoso che viveva in Egitto. Con il nostro scarabeo lo girate nella parte piatta e sempre con il vostro bastoncino andate a disegnare il geroglifico che corrisponde alla vostra lettera. Ecco, il vostro scarabeo è pronto per proteggervi e portarvi fortuna. Se volete potete lasciarlo anche ad asciugare, possibilmente lontano dalle fonti di calore, in modo che asciughi lentamente e non si facciano delle crepe. Se poi avete piacere, fate una foto e mandatecela.